Vi siete mai chiesti in che direzione guarda esattamente la Madonnina di Milano? Il suo viso infatti non guarda davanti a sé, bensì inclinato di qualche grado, come se guardasse verso qualcosa di particolare, e forse è proprio così. Naturalmente tutto ciò che dico in questo video di Milano Misteriosa potrebbe essere non proprio certo al 100%, potrebbe essere anche semplicemente una coincidenza o alcune coincidenze che si sovrappongono. Però un fatto è certo, la Madonnina di Milano non guarda dritta davanti a sé, è leggermente spostata verso una direzione ben precisa. Infatti ci troviamo davanti a uno dei tanti misteri che riguardano la cattedrale di Milano, l'unica cattedrale al mondo ad avere al suo vertice una figura femminile e non il crocifisso come in tutte le altre cattedrali del mondo. Prima di tutto un po' di storia, giusto per capire nello specifico di cosa stiamo parlando. La Madonnina è stata posta sull'aguglia principale del Duomo di Milano nel 1774. Fu fortemente voluta dalla imperatrice Maria Teresa d'Austria e realizzata dallo scultore Giuseppe Perego. Essa diventò subito il simbolo più importante della città di Milano. Ma dietro alla storia nota c'è sempre qualche mistero e qualche segreto. La Madonnina non è certo immune da questa regola. Il Duomo di Milano sorge infatti su un precedente complesso ecclesiastico formato da due chiese, Santa Maria Maggiore e Santa Tecla. Queste due chiese si guardavano praticamente in faccia, una facciata era posta di fronte all'altra. Mentre Santa Maria Maggiore era la cattedrale d'inverno, Santa Tecla era la cattedrale estiva. Sotto Santa Tecla, come accennato nel video I Templari di Milano, sempre della serie Milano Misteriosa, furono trovati alcuni reperti archeologici, tra cui una stele recante diversi nomi di divinità romane, segno che in quel luogo era già un luogo religioso prima dell'avvento del cristianesimo. E sapendo che le divinità romane furono sovrapposti alle divinità celtiche preesistenti, viene logico pensare che ci fosse prima un tempio celtico, un tempio insubre. Infatti in questa stele, sotto la scritta Jovium, Giove, si vedono alcune altre scritte che sembrano scalpellate su scritte precedenti. Sembra quasi di intravedere dei simboli in lepontici, antica scrittura dei Celti insubri, che furono coloro che fondarono la città di Milano. Tra i nomi delle divinità scritte tra le divinità romane, vediamo anche Minerva. Per i Celti, Minerva in realtà era la dea Belisama, la dea del fuoco, sposata con Belenos, il dio della luce. Qui troviamo un assioma che ci fa collegare Santa Maria Maggiore, Santa Tecla, il Duomo di Milano e la Madonnina, tutte ad un culto femminile. Milano pare che sia sempre stata una città devota ad un culto femminile. Ma torniamo alla nostra domanda principale: verso cosa guarda esattamente la Madonnina del Duomo di Milano? Per scoprirlo basta recarsi in cima sulla terrazza del Duomo, posizionarsi nella stessa posizione della Madonnina e guardare nella stessa direzione. Bene, vedremo dritto davanti a noi il complesso del Monte Rosa. Ma attenzione, non la vetta del Monte Rosa, tutto il complesso, perché in realtà la Madonnina non guarda verso la vetta che è la seconda più alta d'Europa, ma guarda verso il Monte Moro, che è poco distante. Ma cos'ha di così importante il Monte Moro rispetto agli altri monti che si vedono da Milano? Proprio a valle del Monte Moro si trovano Ornavasso e Candoglia. Da Ornavasso e Candoglia provengono tutti i marmi che sono stati utilizzati per costruire il Duomo di Milano. Praticamente la Madonnina guarda verso la direzione da cui provengono tutti i marmi, perciò da cui proviene il Duomo di Milano. Ornavasso è anche nota per il fatto che nelle sue grotte, ex miniere di marmo appunto, viene ospitata la casa di Babbo Natale. Interessante, vero? La Madonnina guarda verso quei monti da cui proviene il Duomo di Milano. Ma non è tutto, perché non sapremo mai se consapevolmente o meno chi ha direzionato lo sguardo della statua d'oro verso quella direzione, dove si trovano alcune importanti necropoli insubri. Il Monte Moro, poi,
ci regala un'altra stravaganza. Infatti, sulla vetta di questo monte, fin dal 1966, è posta una Madonnina, chiamata anche la Madonna delle Nevi. Superando il passo del Monte Moro, poi passando attraverso le valli svizzere, arriviamo ad una località che si chiama Briga. Bene, Briga era la dea celtica Belisama, un suo diverso nome, infatti spesso le divinità cambiavano nome a seconda un po' delle zone. Di conseguenza abbiamo questa linea che porta dalla Madonnina fino al Monte Moro e poi dal Monte Moro giù fino in Svizzera fino a questa località che si chiama Briga. Santa Briga, che è praticamente la posposizione cristiana della dea Briga Belisama, era conosciuta come essere madre e vergine, un po' come la Madonna, segno che a volte nelle religioni c'è un po' di confusione. Ora noi possiamo supporre che chi ha deciso di posizionare la Madonnina del Duomo sapesse bene cosa stava facendo, ma dato che il solo accennare a certe religioni pre-cristiane avrebbe causato loro grandi problemi, hanno preferito celare tutto questo dietro alla religione cristiana. È una mia personale opinione, però spesso è capitato così. Sul tetto della torre Isozaki, nel complesso City Life, c'è una terza Madonnina. È stata posizionata lì perché la Madonnina deve essere sempre sul punto più alto di Milano. Bene, ce n'era un'altra prima, c'è ancora, sul tetto del grattacielo Pirelli. Una quarta Madonnina si trova attualmente all'interno del Duomo di Milano ed è quella realizzata per Expo 2015 e per tutto il tempo è rimasta nell'esposizione universale e poi è stata trasportata nel Duomo una volta finita Expo. Spero che abbiate trovato questo video interessante perché ci sono altre cose da dire, specie sugli allineamenti, ma ne parlerò in altri video di Milano Misteriosa. Bene, per questo video è tutto, vi chiedo solo di iscrivervi al mio canale, di cliccare sulla campanella che attiva le notifiche e se vi va lasciare un commento sotto il video, qui sotto, e magari se potete anche un pollice in su che non fa mai male, grazie. Vi ricordo inoltre di guardare anche gli altri miei video di Milano Misteriosa e tutti i miei video sul mio canale YouTube, ce ne sono di veramente secondo me interessanti, anche se non riguardano nello specifico i misteri di Milano. Bene, per questo video è tutto, alla prossima.